Il concetto è molto semplice. Se la tua gioia, la tua tristezza, la tua felicità, la tua miseria sono determinate da qualcosa o qualcuno intorno a te, le possibilità che tu possa essere felice nella tua vita sono remote. Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Oggi, in questo video di Sadhguru, doppiato in italiano, viene messa in evidenza la preziosità della vita. Nel suo discorso, Sadhguru afferma che la vita è preziosa e dovrebbe essere vissuta in modo significativo, piuttosto che concentrarsi solo sull'ottenimento di cose materiali o sulla competizione con gli altri. Egli infatti dice quanto segue: la tua vita è preziosa, non è vero? Se qualcosa è prezioso, cerchi di investire su di essa, giusto? Dove vuoi investire questa vita? In cosa vuoi investire questa preziosa vita? Se questa vita ti risulta inutile, allora buttala da qualche parte. Se invece questa tua vita la ritieni una vita preziosa, come la vuoi investire? Se la guardi in questo modo, troverai sicuramente qualcosa di utile da fare. Se invece inizi a pensare come mi guadagno da vivere oppure come posso ottenere delle cose, allora farai sicuramente qualcosa di stupido, di cui ti pentirai per il resto della tua vita. La maggior parte delle persone vive di rimpianti, ecco perché va in giro senza gioia, perché non sta facendo quello che desidera fare. Le persone attualmente non stanno creando ciò che conta davvero per loro, stanno semplicemente facendo qualcosa per vivere. Tutto qui. Guadagnarsi da vivere non è un grosso problema per un essere umano. Ogni creatura, ogni verme, insetto, uccello, ogni animale si guadagna da vivere. Giusto? Con un cervello così grande, come fa l'essere umano a crearsi il grosso problema di guadagnarsi da vivere? Vedi, la tua capacità di fare le cose non è perché vuoi fare le cose. Voglio fare qualcosa, questo è il mio desiderio. Il desiderio è solo un'intenzione e un'intenzione non farà cadere le cose. Un'intenzione stabilirà solo la direzione in cui vuoi andare, ma ancora devi fare il viaggio. Diventiamo troppo orientati verso gli obiettivi. Ci interessiamo solo delle conseguenze, non siamo interessati al processo. Il processo è fine a se stesso. Se sei assolutamente dedicato al processo, qualcosa di sicuro verrà fuori. Ma invece siamo interessati nella conseguenza e non nel processo. Questo orientamento agli obiettivi, tipo voglio arrivarci, voglio vincere la gara, non va bene. Vedi, se tratti la vita come una gara che devi vincere a tutti i costi e vuoi arrivare presto al traguardo, anche il tuo stato di salute ne risentirà. La tua vita stessa ne risentirà a tal punto da giungere addirittura al termine. È questo quello che vuoi? Se arrivi prima al traguardo davanti a tutti, per tutte le persone che ti guardano hai vinto la gara, ma la tua vita? Cosa hai fatto della tua vita? Se vai fuori in giardino e provi a catturare una formica, farà di tutto per proteggersi. Lei apprezza moltissimo la sua vita, non è vero? Moltissimo. È una piccola creatura che potremmo anche non notare, potremmo addirittura calpestarla senza neanche vederla, purtroppo. Ma a differenza dell'uomo, lei apprezza immensamente la sua vita. Ha la scintilla. L'essere umano su questo pianeta è il picco dell'evoluzione, almeno fisiologicamente parlando. È la creatura più evoluta sul pianeta, ha il più complesso sistema neurologico e un livello più alto di capacità cerebrale. Ciò significa che può pensare, può ricordare, ha memoria, ha un senso della memoria molto vivido e un fantastico senso di immaginazione. Una formica non ha un tale vivido senso della memoria né una grande immaginazione, ma ha una presenza di mente sulla vita che sta vivendo. Purtroppo i sistemi educativi attuali insegnano tutto tranne porre l'attenzione sull'essere umano. Le domande più importanti che devi porti sono: cosa ho intenzione di creare? Sto facendo veramente quello che voglio fare? Come voglio investire questa preziosa vita? Ho intenzione di investirla in qualcosa che vale davvero la pena o ho intenzione di buttarla via come una cosa inutile? Quella che tu chiami la mia vita è solo una certa quantità di tempo ed energia. Mentre sei qui seduto a pensare, la tua vita sta volando via.
Un giovane potrebbe non pensarla così, perché pensa di avere un sacco di tempo davanti a sé. In realtà non è così. Il tempo non è qualcosa in cui ci sono pause, non puoi rallentarlo, va avanti allo stesso ritmo per tutti noi mentre siamo seduti qui e stiamo scivolando verso la nostra tomba. Abbiamo un breve momento di vita qui, sia in termini di tempo che di spazio. Occupiamo solo una piccola parte di questo cosmo, siamo solo una piccola comparsa su questo pianeta e molto presto scompariremo. Il tempo non è qualcosa che si utilizza, il tempo è la base della la tua vita è il tempo. Quindi questa energia che tu chiami la mia vita, come hai intenzione di investirla? Perché se stai facendo qualcosa di veramente utile, la tua vita finirà prima che tu sappia cos'è successo, ma sarà stata ben sfruttata. Invece, se stai facendo qualcosa di inutile, la vita ti sembrerà una lunga vita, perché sappiamo bene che quando ci si annoia facendo cose che non ci piacciono, il tempo sembra non passare mai. La vita è preziosa e dovrebbe essere vissuta in modo significativo, piuttosto che concentrarsi solo sull'ottenimento di cose materiali o sulla competizione con gli altri. È importante dedicarsi al processo di vivere la propria vita, piuttosto che porsi solo obiettivi che non ci interessano. Dobbiamo trattare la nostra vita con rispetto. Dobbiamo fare quello che veramente desideriamo fare. Se ti lasci assorbire totalmente dai tuoi processi fisiologici e psicologici, sei un prodotto del tempo. Essere un prodotto del tempo significa essere ripetitivi. La tua natura originale non troverà mai espressione. Questa è la ragione per cui parliamo da molto tempo di consapevolezza, perché la consapevolezza significa trascendere i cicli del tempo. Potrai essere consapevole del mondo esterno, ma non sei cosciente che tu, in quanto vita, sei qui. In questo momento sei come una tigre accovacciata. Devi sempre ottenere qualcosa. Non c'è niente da ottenere. Se ti prendi cura di te stesso, qualunque cosa accada, sai che starai comunque bene. Potrai fare tutto meravigliosamente bene, perché non c'è assolutamente alcuna preoccupazione. Farai ciò che è necessario senza alcuno sforzo. Ricorda che ogni creatura, grande o piccola, apprezza la propria vita e farà di tutto per proteggerla. Impara dalle formiche e apprezza ogni momento della tua vita preziosa. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Buona vita da crescita personale e finanziaria.